Il debito degli Stati Uniti è fuori controllo, 40 trilioni di dollari e non cenna minimamente a rallentare, anzi c'è un'impennata degli ultimi anni e sono preoccupati tantissimo gli economisti, gli analisti, almeno da quello che ho potuto leggere, perché non mettono più in dubbio che ci sarà un crash di qualche genere, non sappiamo quando, non sanno dire quando, domani, tra un anno, tra 10 anni, tra 20 anni, non lo sanno, ma se non si metterà freno a questa situazione, la principale economia mondiale, se tracollerà, porterà con sé tutti, principalmente l'Europa. E in questa situazione qui, noi abbiamo un Trump che oggi se ne esce con, oggi mentre registro il giovedì 20, da oggi guerra economica e isolamento senza precedenti con l'Iran. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Vi ricordo che gli Stati Uniti in questo momento hanno miseramente perso la guerra contro l'Iran, che hanno avviato senza nessuna motivazione se non quella del nucleare, che comunque l'Iran non stava cercando di ottenere. Tragicamente per loro non l'hanno colta. Come ribaltare la situazione? Pertanto, oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Ora, curioso che arrivi proprio nel giorno in cui si certifica il debito pubblico americano enorme, al quale noi contribuiamo. In questo video cercherò di capire, insieme a voi, cos'è il debito pubblico in generale, come si crea, perché è un problema così grave e perché è un problema anche per noi, che siamo alleati di Trump, o meglio di Washington, o meglio degli Stati Uniti. E siamo legati a doppio filo, l'Europa, l'Italia, il problema sarà a livello mondiale, ma noi siamo legatissimi finanziariamente agli Stati Uniti. Da quello che ho potuto capire, non ne usciamo minimamente. Catastrofismo? Chi lo sa? Cioè, quando si parla di debito americano di 40 trilioni di dollari, la maggior parte delle persone dice, vabbè, ma tanto è un problema americano, chi se ne frega? Anzi, crollasse l'America, crollassero gli Stati Uniti, ah 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 ah. No, non funziona così. Crolliamo anche noi. Il dollaro è, anche se è calato negli ultimi anni, la valuta principale a livello internazionale con la quale si fanno gli scambi, la riserva di valore, i prestiti che sono stati fatti, gli acquisti dei titoli americani sono enormi. La gente ha prestato, la gente intendo noi, i paesi, ha prestato denaro all'America perché aveva un debito enorme, ma ha speso più di quello che incassava. In più ha i debiti nei confronti dei paesi che gli hanno prestato denaro, che siamo anche noi. E nonostante questo, gli Stati Uniti fanno il bello e il cattivo tempo. Allora, dicevo, è catastrofismo? Non sono io a dirlo, sono gli analisti. Cioè, il paese, gli Stati Uniti, al quale abbiamo delegato tutte le nostre scelte politiche, soprattutto in ambito internazionale, talvolta senza poter mettere nemmeno becco, talvolta senza nemmeno saperlo, come la guerra in Iran che ha causato la nostra attuale crisi energetica. Quindi, quanto a guerre, fanno e disfanno quello che vogliono e ci trascinano dentro quando possono. L'economia, non ne parliamo. I dazi, il riarmo, il 5% del PIL, sta per implodere? Gli Stati Uniti stanno per implodere? Da quello che ho letto, non è se, è quando. Ora, un anno, 10 anni, 20 anni? Non lo sappiamo. Cioè lo danno per certo a meno che non ci siano radicali cambiamenti. Delle politiche specifiche che i politici non faranno mai perché sono controproducenti al consenso. I politici vivono oggi per domani. Se oggi il 51% degli elettori dice che la Terra è piatta, i politici domani fanno una legge prima delle elezioni per dire che chiunque dica che la Terra è tonda verrà bandito.
Se il Vesuvio sta per eruttare e sta per spianare praticamente Pompei e servirebbe un'evacuazione di massa, se il 51% dei pompeiani dovesse dire no, sono tutte fake news, i poteri forti che cercano di dirci che la scienza con la H non è vero niente, la lava non arriverà mai, la Terra è piatta. E poi abbiamo detto poco fa, no? La Terra è piatta, la lava non arriverà mai, rimane ferma. State tranquilli che i politici, al sicuro a Roma però, cavalcheranno il trend e diranno tutte queste, prenderanno i voti. Poi quando i pompeiani saranno completamente spianati e saranno scomparsi, faranno qualche monumento alla memoria, qualche giorno appunto per le commemorazioni e via con il prossimo. Debito pubblico fuori controllo, che cosa significa? Allora, il debito ospitale di 40 trilioni, perdonatemi, 40 trilioni, non sono nemmeno, 40.000 miliardi sono. 40 trilioni, 40.000 miliardi. Dal 2017 è più che raddoppiato, in meno di 10 anni è più che raddoppiato il debito americano. E quello che preoccupa gli analisti è la velocità con cui cresce. Da Reuters se non sbaglio, vabbè, comunque vi lascio vari link in descrizione. C'è proprio il grafico. Sembra il Bitcoin fino a qualche anno fa. Il debito pubblico, allora io cerco di dirlo per capirlo meglio anch'io perché non sono un economista. Allora, il debito pubblico come si genera? Fai finta che una famiglia ha padre e madre, lavorano entrambi, ognuno ha il suo lavoro, guadagnano entrambi 2.000 euro a testa. Quindi hanno un introito di 4.000 euro al mese. Ahimè, hanno uno stile di vita dove ne spendono 4.500. E allora chiedono prestiti. Per tappare, chiedono prestiti, quindi interessi, e poi chiedono altri prestiti per tappare le spese, i prestiti precedenti, gli interessi precedenti, e così via, e così via, e così via, e così via. Io lo so che ad alcuni piace sta cosa, perché quando ho parlato per esempio degli italiani che non possono più permettersi la vacanza e che molti vanno a chiedere il prestito per andare in vacanza, è questo il meccanismo. Solo che a livello statale, a livello di paese, a livello di governance, no, non è governance, è sbagliato come termine, però ci siamo capiti, è questo. Cioè è un disastro, riguarda tutti. Quindi gli chiedono in prestito, diventano 6.000, 7.000, 8.000, debiti sempre più alti, sempre più alti, sempre più alti. Allora, per un paese quali sono le spese? Per una famiglia le spese sono quelle che sono, magari spendono troppo per andare a cena o andare in vacanza, ok. Per un paese come gli Stati Uniti, come l'Italia, come la Francia, come i paesi europei, incassa dall'IVA, dalle tasse, dai dazi, dai contributi, tutte queste cose qua, tutti i contributi, le tasse, questi sono gli incassi, ok? Gli Stati Uniti spendono tanto. Quali sono le spese? Sanità, difesa, pensioni, scuola. In Italia lasciamo perdere pensioni, scuola. Stipendi pubblici, interessi sul debito, perché quelle diventano spese. Se tu hai chiesto prestito di 10, devi ridare 15, 5 sono interessi che piano piano dovresti ripagare. Quelle sono spese. E tu per tappare quelle spese degli interessi chiedi altri prestiti, quindi vendi altri titoli a debito per pagare gli interessi. Ma voi capite che è assurda una cosa del genere? Fanno passare tutto come sia normale. Per coprire questo, vendono titoli di Stato per coprire queste spese. Chi li compra, in pratica, presta soldi a quello Stato. Se l'Italia compra titoli americani, presta soldi agli americani, perché si fida di quel mercato e pensa che quello che gli presterà gli tornerà indietro. Debito pubblico per gli americani, soldi in meno per noi o per tutti quelli che hanno comprato, perché se dovessero crollare, ovviamente, che succede? Che tu hai in mano qualcosa che non vale più nulla. Hai presente? Chi è che sta prestando soldi agli americani o li ha prestati nel corso del tempo? Le banche, principalmente, fondi pensione, assicurazioni, tutte queste cose finanziarie qua, gli investitori.
governi stranieri, appunto, anche questo. Li chiamano treasury, queste cose. Ma perché gli Stati Uniti sono arrivati ad indebitarsi così tanto? Come ci sono riusciti? Perché uno potrebbe dire, oh, tu stai andando su col debito. Cioè, ho visto che nel 1980 era 5 trilioni il debito pubblico. Adesso siamo oltre i 40. Nell'86 era 5 trilioni. Perché perché sono così privilegiati gli Stati Uniti? Perché hanno il dollaro. Il dollaro, con il quale si commercia per la maggior parte in giro per il mondo, il petrolio, le materie prime, hanno un commercio e una produzione enorme, si fidano, dicono vabbè, recupererà, capito? Una notizia, il dollaro negli ultimi anni come valuta a livello internazionale ha perso terreno. Nel 2001 il 72% delle riserve valutarie mondiali, delle banche centrali, era in dollari. Oggi siamo al 57%, dal 72 al 57%. È un calo significativo, è comunque la valuta più utilizzata, ma è un calo significativo. Russia, Cina, India, Brasile, Iran, Arabia Saudita hanno ridotto l'uso del dollaro. I BRICS puntano ad avere un loro sistema di scambio, una loro valuta per sganciarsi dal dollaro. Perché non sono falliti ancora gli Stati Uniti con 40 trilioni di dollari? Perché sempre per il fatto che il dollaro è ancora considerata la moneta mondiale principale. Solo per quello. Punto. Noi siamo appesi a questo. I treasury sono considerati investimenti sicuri. L'economia americana comunque è importante, ci sono quelle grandi aziende come la Apple, Microsoft, Nvidia, tutte queste cose qua che... Allora il problema qual è? Il problema è che il debito cresce troppo velocemente rispetto all'economia. Questo dicono gli analisti. Reuters evidenzia che oramai gli interessi sul debito sono diventati una delle maggiori voci di spesa, cioè gli interessi sul debito significa quello che hanno chiesto per tappare le spese eccessive che facevano, solo gli interessi di quello che gli è stato prestato agli Stati Uniti è la voce principale. È come se voi aveste talmente tante rate che la principale spesa mensile vostra sono gli interessi di quelle rate, non le rate, gli interessi di quelle rate. Cioè. Perché continua a crescere? Perché le politiche fiscali che vengono fatte non vengono fatte a modo, la spesa pubblica aumenta sempre di più, se vengono fatti i tagli riducono le entrate, non possono farle, ma se non fanno tagli poi l'opinione pubblica e le tasse, poi si è messa la pandemia nel frattempo, le pensioni, i sussidi, sai, ecco perché vogliono togliere tutto il welfare. Allora, gli esperti dicono, più ci indebitiamo, questa è Maya McGuinness che è presidente del Committee of Responsible Federal Budget, sono grandi titoli questi, molto da LinkedIn. Più ci indebitiamo, più esacerbiamo l'inflazione, penalizziamo altre priorità di bilancio e ci esponiamo a emergenze interne e disordini all'estero. Allora, cosa può succedere se continua così? Interessi sempre più alti, quindi spesa sempre più alta, tasse più elevate, tagli alla spesa pubblica, tagli di qua, maggiore inflazione, un problema, un disastro. Solo per gli Stati Uniti? No. Rischiamo anche noi insieme agli Stati Uniti, perché le banche sono indebitate insieme agli Stati Uniti, con gli Stati Uniti, per gli Stati Uniti, anche l'Italia. Noi rischiamo tassi di interesse più elevati, mutui più costosi, crediti più cari per le imprese, mercati finanziari stabili e rallentamento economico. In Italia è la stessa cosa, meno investimenti, meno crescita, tagli al bilancio, maggiore pressione fiscale in Italia. L'Italia è esposta perché? L'Italia è esposta
per quanto riguarda i treasury per 61 miliardi, che sembra tanto ma non è tanto in riferimento al debito americano. Il problema, altri paesi hanno più esposizione su questa cosa. Il problema principale è che le banche italiane investono in fondi internazionali, obbligazioni, mercati monetari, derivati, ETF, quasi tutti strumenti direttamente legati o che comunque commerciano in dollari. Quindi, anche se noi dovessimo avere zero treasury, comunque saremmo travolti da un eventuale tracollo dell'economia americana. E noi continuiamo comunque ad avere una posizione pro Washington, i nostri governi almeno, che è inspiegabile. Quali sono le soluzioni? Sono quelle che non vogliono fare nessuno. Perché se una famiglia incassa 2.000 e spende 4.500, bisogna aumentare l'incasso, devi aumentare il tuo stipendio, quindi devi produrre di più, devi incassare di più, ok? Quindi se gli Stati Uniti vogliono risolvere, devono incassare più di quello che spendono. Ma la crescita di quello che spendono è esponenziale ed è molto superiore alla crescita economica. Quindi guadagnare di più è la soluzione principale, ma falla volare tu l'economia. Poi ci sta provando, guarda caso, il riarmo, il 5% del PIL, gli investimenti europei obbligati da Trump che i nostri hanno accettato per miliardi nelle imprese in America. E questi sono tutti soldi che da noi vanno lì, ci usa come bancomat, per tappare un po', per incassare di più. Perché una delle soluzioni è incassare più di quello che si spende. Attualmente gli Stati Uniti stanno così. Come si incassa di più? Le aziende devono prosperare, ci devono essere più posti di lavoro, più stipendi, più consumi, più IVA. Cioè, voglia, fosse facile, lo farebbero tutti, no? Un'altra soluzione è quella che, anche qui, questa è quella che i governi lo fanno, dipende poi come lo fanno un po', no? Spendere meno, tagli qua e là, tagli ai bonus, tagli ai sussidi, tagli al welfare, tagli alle pensioni, tagli. E non basterebbe nemmeno, tra l'altro. Terza soluzione, questa proprio se la scordano. Più tasse. Aumentano le tasse. No? Più IVA, più tasse sui redditi, più contributi, più accise. Così incassa di più, con la speranza di incassare più di quello che spende. La speranza è di far crescere l'economia più velocemente del tempo, altrimenti non c'è soluzione. Capito? Cioè non c'è soluzione, poi ci sono varie altre soluzioni. Il problema è che i governi vivono oggi per domani, perché i politici vivono oggi per domani, come ho detto all'inizio. Se il sentiment pubblico delle masse è quello la terra è piatta, i politici si adeguano. Gliene frega nulla se lo sanno che la terra è tonda. Si adeguano, perché vogliono i consensi, vogliono vincere le elezioni. Non faranno mai, lo vediamo anche in Italia, degli investimenti a parte che non lo possono fare perché c'è il pacco di stabilità che non ti permette di sforare se non per le armi. Però, immaginando un mondo ideale dove ogni paese è sovrano e può scegliere di indebitarsi per far crescere un determinato settore. Ecco, fare delle politiche per il lungo periodo indebitandosi dal punto di vista buono, cioè per far crescere internamente il proprio prodotto interno, come ad esempio alimentando il settore dell'edilizia, che è un settore che alimenta molto l'economia tutta interna. Perché aumentare il PIL producendo armi americane o comprandole in America, quello non... a che serve?
produci all'interno, crei economia, ecco, però servono investimenti di lunga visione, che di solito oggi sono scomodi, tra qualche anno se ne vedranno i frutti e tra qualche anno ci sarà un altro governo e quindi il governo attuale dice che so scemo io che ti faccio una politica buona che però mi mette in cattiva luce in questo momento facendomi perdere le prossime elezioni. Io ti dico Ceuta, i migranti, chiusura di Schengen, il gioielliere, il ponte sullo stretto. Ecco quello che ti dico. Così la gente... Grazie di essere arrivati fin qui. Lasciate un like, un commento, sostenete il canale. Al prossimo video.